Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Questa volta andremo a vedere la mia gara di campionato italiano costruttore 2021, gara che si è svolta l'11 e 12 settembre sulla pista di Fiorano. La gara aveva un livello altissimo perché c'erano all'incirca 70 partecipanti, non c'era divisione di categorie tra junior, senior e expert e c'erano vari titoli del mondo, titoli europei, il livello era veramente alto. Quindi prima di partire quali erano le mie aspettative, grosso modo, conoscendo il livello degli avversari e conoscendo il mio livello su questa pista che non è buono? Era di piazzarmi tra il 30 e il 40° posto, sinceramente. Fossi andato meglio del 30° posto sarei stato super contento, peggio del 40° un po' deluso, diciamo così. Cosa dire della pista? Ho fatto pochissime gare su questa pista nella mia vita, penso 3 o 4, e l'ultima volta che ci sono stato era più di 3 anni fa, poi non ci ho mai più messo piede neanche per fare alcune prove. Quindi la mia inesperienza, sommata al fatto che comunque la pista in sé come layout non rientra tra le mie piste preferite, non mi piace guidarci sopra, quindi non è, diciamo, tra le mie piste preferite. Questo sommato al fatto che, siccome a noi piace complicarci la vita, ho utilizzato per la prima volta un modello Mugen anziché Serpent. Questo perché? Perché questo inverno ne ho comprata una giusto così per divertimento. Ho fatto 2 uscite a Melzo per provarla e ho avuto subito un feeling ottimo, cioè senza metterla a posto, lavorarci sopra, ho avuto subito un ottimo feeling e anche come riscontro di tempi migliori di quelli che facevo con Serpent. Quindi ho detto perché no? Proviamola, tanto resto del parere che la macchina cambi poco, cioè la differenza la fa il pilota, la fa il setup, la fanno tutte le altre cose, la macchina in sé veramente non fa questa enorme differenza. E cosa dire? Quindi ci rechiamo in pista il venerdì, perché, ripeto, non avendo esperienza sulla pista, non mettendoci piede da 3 anni, dico andiamo il venerdì per fare qualche prova libera. Pensavo non ci fosse tantissima gente, che il grosso delle persone sarebbero arrivate al sabato per le qualifiche, invece praticamente erano già tutti presenti e questo è andato a mio sfavore perché mi aspettavo di trovare pista libera, invece essendoci molte persone i turni di prova erano divisi in manche, quindi meno tempo per provare. Vabbè, pazienza. Comunque, appena messa giù la macchina con il setup che avevamo preparato, le gomme che abbiamo preparato, i motori, la macchina andava veramente bene. È difficile sempre fare paragoni. Ricordo che nelle vecchie gare che avevo fatto su questa pista non avevo mai girato sotto i 15. Chiaramente è difficile paragonare comunque condizioni di pista, grip, tempo, eccetera, però non ho mai girato sotto i 15. Questa volta prove libere, faccio un best 14,6 e riesco a girare con un passo del 14,8-14,9, quindi super contento di queste libere. Detto questo direi che ho parlato anche troppo, andiamo a vedere cosa è successo invece al sabato nelle qualifiche. Allora, questo è un bel problema. Ho una macchina davanti che non mi dà strada, giustamente, assolutamente lecito, perché non ne ha molto meno di me, però è più lenta. E il fatto è che in questo modo mi rallenta perché devo fare delle traiettorie molto prudenti per evitare di andargli addosso e devo anche stare molto interno nel caso lui faccia un piccolo errore per potermi infilare all'interno e questo chiaramente non va a favore dei tempi perché comunque sono traiettorie, non sono linee pulite. Devo cercare di stare lì e approfittare sperando che faccia un errore di infilarmi.
Che rischio! Lui sbaglia il curvone dopo il rettilineo, io provo a infilarmi all'interno, lui mi chiude la porta in faccia e io per evitare di tamponarlo lo scanso, vado sull'esterno della pista. Non so come abbia fatto a rimanere in pista perché lì la pista è completamente senza grip, 9 su 10 finisce nel prato, nel muro. Mamma mia che rischio che mi sono preso. Vedi strada per da Mamma mia, siamo tornati in una situazione di traffico assurda, doppiati, lui che non mi dà strada. Su in pieno sulla S, lui sbaglia, la prende lentissima e io ancora una volta non so come faccio a non tamponarlo. Mamma mia, questa qualifica è così. Purtroppo ho perso un sacco di tempo per il traffico. Dentro la linea rossa meccanici, dentro la linea rossa 30 secondi dentro la linea rossa meccanica. Dieci secondi dentro. Meccanici, allora proseguite dietro la linea rossa, non ci sentiamo? Grazie. Mamma mia che sorpasso all'ultima curva sul traguardo dell'ultimo giro. Mi guadagno la posizione, finalmente riesco a prendergliela. Purtroppo non serve a molto perché con la posizione guadagnata poco cambia. Ho perso tempo in tutta la qualifica e come vedete dai risultati il tempo non è buono. Avevo il secondo miglior tempo come best lap di tutta la qualifica, ma chiudo quarto. Ho perso veramente troppo tempo nel traffico e peccato perché la macchina andava veramente bene ed era veramente veloce. No, cazzo, sono partito ancora dietro la stessa persona che mi ha tenuto dietro tutta la manche della qualifica 1, cazzo, proprio quello che non doveva succedere. Vediamo come va stavolta.
3 minuti al posto. Stavolta l'ha lanciata nel prato, stavolta impiccato per starmi davanti l'ha lanciata nel prato. Non c'è molto altro da far vedere di questa qualifica, cioè l'unica differenza tra la prima qualifica e questa è stata appunto che dopo un minuto in cui sono stato ancora dietro di lui ho avuto pista libera. Il problema è che in questa qualifica avevo montato un treno di gomme diverso rispetto alle prime e la macchina era più lenta, quindi ho avuto più pista libera ma la macchina era più lenta. Ho migliorato leggermente il tempo rispetto alla Q1, ma non di molto, mi mantengo più o meno sullo stesso livello della prima. Poco da dire di questa qualifica 3, cioè l'unica cosa che è successa, che non è poco, è quello che avete visto, cioè una macchina ha sbagliato dall'altra parte della pista, ha attraversato tutta la pista ed è finita in mezzo al rettilineo proprio mentre sopraggiungevo io. Di istinto sono riuscito ad evitarla, non ho neanche quasi mollato il gas, vedete, cioè, ho mollato un attimo, l'ho scartato e ho ripreso, proprio tutta una questione istintiva. Qua mi sono giocato la gara praticamente, cioè perché se gli avessi centrato la macchina sarei andato a casa, perché praticamente tornavo a casa con le briciole della macchina. A parte questo, la qualifica 3 non è andata granché bene, è stata una manche discreta, né veloce né lenta, e rimango sempre lì sui tempi che ho fatto nella prima e nella seconda qualifica, cioè non miglioro, non va male ma non va neanche bene. La qualifica 4 purtroppo mi sono dimenticato di avviare la telecamera, quindi non l'ho registrata, però ancora per l'ennesima volta, per l'ultima volta, come vedete dai tempi, sono sempre lì, cioè i miei tempi in tutte e quattro le qualifiche sono stati assolutamente regolari, non c'è stata una qualifica veloce e una che l'ho buttata nel prato, tutti regolari e è andata così. Qualifiche terminate, posizione 41esimo, sono di una posizione fuori dalla finale D, che era quella che mi aspettavo se le cose fossero andate, diciamo, bene ma non benissimo. Invece purtroppo siamo andati un po' peggio del previsto. Io non ho volato, non ho fatto le qualifiche della vita, ma credo che sia da dare più merito agli avversari che dei meriti a me. Sono andati tutti forti come degli indemoniati, veramente. Sono andati più forti di me, c'è poco da dire. A questo punto ci rimbocchiamo le maniche, non si molla perché non mollo mai. Domani faremo la finale E, cercherò di fare una gran finale e sperare di centrare il bump up. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!